amici, bentornati sull'arte del fatto a mano. Io sono Rita, il mio canale è un canale di tutorial uncinetto e oggi vi presento una maglietta molto giovanile, un po' sbarazzina. E ho aperto il canale da circa 1 anno e mezzo e chiedo a tutti la cortesia di iscriversi se questo tutorial alla fine, quando andrete a finire di vederlo, vi è piaciuto. Date un'occhiata anche al mio canale e se volete aiutarmi a crescere è sufficiente, è gratuito, è sufficiente cliccare su iscriviti e poi sulla campanella per ricevere la notifica quando io pubblicherò nuove cose e sarete avvisati. Naturalmente questa è una cosa che io dico in tutti i video, è una cosa facoltativa, una cosa che si fa se qualcuno ritiene giusto iscriversi. Allora, non sto facendo ultimamente dei tutorial che non sono proprio, che non rispecchiano proprio, diciamo, come colori, come stile, quello che di solito io propongo, però ho voluto un po' adeguarmi anche alla moda del momento e fare anche delle cosette, insomma un po' per tutti i gusti, anche per le ragazze giovani. Il filato che sono andata oggi a utilizzare è un filato veramente molto particolare, molto sbarazzino per i colori. Sono dei colori sfumati, dei gomitoli multicolor. Io sto usando un cotone, in questo caso è un cotone della Hobbii, Cotton King. Sono tutte cose che io ho in casa perché sapete che noi amanti dei filati abbiamo tutti la casa piena e ci sto cercando di utilizzarlo. Adesso non so se questo colore sarà disponibile, però se andate sul sito di Hobbii il Cotton King, quello multicolor, c'è ancora e ci sono tantissime possibilità di abbinamento. Allora, è un cotone 8.4, sono 170 metri in 50 grammi, si lavora con l'uncinetto numero 3, chi ha la mano molto, insomma, che ha una tensione un po' elevata, un po' stretta, può usare anche il 3,5. Vedete, è molto particolare. Questo è l'effetto. Andremo alla fine a fare delle rifiniture. Io ho guardato tutti i colori che componevano questa creazione e ho optato per mettere un rosso scuro. Infatti poi andremo a fare delle finiture. Vedete, anche questo è un cotone sempre delle caratteristiche dell'altro, quindi un 170 metri su 50 grammi lavorabili col 3, e andrò a fare appunto le finiture, tutto puro cotone, le finiture a questa maglia. In più andremo ad applicare, non so, una o due di queste, vedete, mattonelline un po' granny, andremo ad applicarle, non so ancora dove, ma faremo qualcosa di molto frizzante e giovanile. Io ho optato appunto per questa gradazione di colore per andare un po' fuori dai canoni, però adesso vi faccio un esempio, che ci sono tantissime possibilità di abbinamento. Per esempio vi faccio un esempio di quello che ho in casa, questo sfumato molto delicato, vedete, sul rosa, non so se, spero che con questa luce si possa vedere, è uno sfumato sul rosa abbinato con il bianco. Sono tutti cotoni che hanno la stessa metratura e le stesse caratteristiche. Oppure si può fare un beige, vedete, con queste sfumature delicate di rosa grigio. Faccio vedere altre cose. Una cosa ancora fortina, vedete queste sfumature? Sono dei cotoni multicolor e io abbinerei per fare questa maglia qui per esempio il corda. Poi un ultimo che vi faccio vedere per farvi vedere un altro esempio super coloratissimo. Ho in casa questa esplosione di colori estivi che si potrebbe abbinare col giallo o anche con il turchese. Ecco, l'infinità di colori che esistono sul mercato di multicolor sono veramente tanti, quindi ognuno in base ai gusti, in base al momento, di come così gli va al momento, può sbizzarrirsi con questa maglietta che si può fare lunga, si può fare corta sotto
sopra l'ombelico, si può fare addirittura anche ancora più corta, si può fare con le manica corta, la manica 3/4, insomma è facilissima perché è un punto granny. E niente, faremo insieme questo progettino. Serviranno dopo per i quantitativi, ve lo dirò perché adesso non lo so ancora. Mi serve il mio metro, questo indispensabile metro da sarta, la forbice, un ago da lana, adesso ho trovato questo ma vado a cercarne un altro più piccolo perché questo è troppo grosso, per applicare appunto questa mattonellina. E anche è un top down, non andrebbe cucito, però se voi avete una taglia un po' grandina che sapete che il top down dovete continuare con la lavorazione, adesso lo chiudiamo così vi rendete conto, fino alla larghezza della vostra circonferenza seno, però a volte ci si abbassa troppo col giro manica, allora vi farò vedere che si può poi alla fine, prima di cominciare la manica, andare a cucire un pochino sotto le ascelle e per ridurre il giro manica. Quindi l'ago, comunque sempre queste cose, sempre dovete avere queste cosettine qua, i marcapunti perché facciamo un top down, a parte che questo è un top down semplice, forse non ci serviranno, però sempre dovete tenerli. E l'uncinetto naturalmente 3 per le mani normali, 3,5 per le mani strette. Ecco qua, allora questo appunto vi dico è un top down semplicissimo, granny. Inizieremo adesso, vi farò vedere i primi giri, poi dopo basta replicare, continuare nello stesso modo i giri e il lavoro si allarga automaticamente. Adesso io vedete ho già fatto la parte che mi serviva per arrivare alla mia larghezza. Prima di iniziare facciamo anche le misure così poi partiamo. Per arrivare ai miei 40 soliti di mia figlia centimetri circa ho ripetuto, adesso allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 giri con la mia mano, con il mio filato, il mio uncinetto. Se dovete andare insomma più in là di 40 proseguite tranquillamente perché è veramente semplicissima da realizzare. Quindi adesso io vi farò vedere a fare i primi 2 o 3 giri e poi voi lavorerete questi 2 o 3 giri fino ad arrivare alla vostra circonferenza seno. Poi ci ritroveremo qua e attaccheremo la parte davanti con il dietro con un giro. Bene, cominciamo il nostro tutorial. Buona visione. Allora, per iniziare il nostro tutorial io ho optato di usare un filato tinta unita perché così vedete meglio la lavorazione. Quindi facciamo il nostro nodo d'inizio, è un pochettino più sottile questo qua, però è solo per farvi vedere prima l'abbinamento di colori. Quando voi lo andrete a fare dovete avere però lo stesso tipo di filato. Andremo a iniziare una catenella che è sempre uguale per tutte le taglie di 120 maglie, quindi 3 4 5, ecco la catenella di 120 maglie. Adesso la facciamo scorrere bene tra le dita che non si attorcigli e andiamo a chiudere come un centrino. Qui nella prima catenella vedete chiudiamo con la mezza maglia bassa. Ecco, partiamo col giro base, il primo giro. Allora, mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nella maglia seguente e faccio una maglia alta. Carico il filo, entro nella maglia seguente e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio la maglia alta. Maglia alta nella maglia seguente, maglia alta nella maglia seguente. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima una maglia alta. Carico il filo, maglia alta nella prossima,
carico il filo, maglia alta nella prossima, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, carico il filo nella prossima maglia alta, carico il filo nella prossima maglia alta, una catenella di separazione, prendiamo un po' di filo, carico il filo, salto una catenella di base nella prossima maglia alta, carico il filo nella prossima maglia alta, carico il filo nella prossima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima una maglia alta, nella prossima una maglia alta, nella prossima una maglia alta, per un totale di 6 quadrettini, 6 blocchi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 blocchi. Ok, questo è un lato. Ora andiamo a lavorare il primo angolo, faccio una catenella di separazione, carico il filo, salto una catenella, nella prossima faccio una maglia alta, carico il filo nella prossima maglia alta, carico il filo nella prossima maglia alta, tre catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, vado a fare una maglia alta nella stessa maglia dell'ultima lavorata, una maglia alta nella catenella seguente, una maglia alta nella catenella seguente. Ora facciamo l'altro lato, vi faccio rivedere, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta nella prossima, maglia alta nella prossima, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, prossima maglia alta, prossima maglia alta. Vado a fare come il lato già lavorato, fare i 6 blocchetti, ma non devo contare quello che forma l'angolo, quindi questo non va contato, va contato i 6 dopo. Fatti gli altri 6 blocchetti senza contare l'angolo, quindi da qui a qui, andiamo a fare l'angolo, l'altro angolo, ve lo faccio rivedere. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, nella prossima maglia alta, carico il filo nella prossima maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, faccio una maglia alta nella stessa maglia dove ho fatto l'ultima, una maglia alta nella maglia seguente, una maglia alta nella maglia seguente, una catenella di separazione e ricomincio a contare i 6 blocchetti. E lavorate così tutti i 4 lati. Ecco, lavorati i 4 lati, ci rimane da fare l'angolo perché eravamo partiti con il lato prima, quindi ho fatto la catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, faccio maglia alta nella seguente,
carico il filo, maglia alta nella seguente, carico il filo, maglia alta nella seguente, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, maglia alta nell'ultima maglia insieme all'altra, maglia alta nella maglia seguente, maglia alta nella maglia seguente e ci resta, vedete, la catenella di separazione. Per chiudere il giro e anche quelli che seguono andremo a fare una maglia bassa, perché dobbiamo poi lavorare, vi faccio vedere. Allora, entro nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e faccio una maglia bassa, perché qui dentro qui andremo a lavorare direttamente in questo modo. Entriamo, vedete, entriamo, facciamo una maglia bassa e 2 catenelle. Questo sostituisce la prima maglia alta del giro. Quindi cominciamo con il secondo giro. Andiamo a fare le 3 maglie alte che abbiamo fatto sulle catenelle, ora le andremo a fare in ogni catenella del giro precedente. Quindi carico filo, rientro in questo spazio, faccio la seconda maglia alta, carico il filo, rientro in questo spazio e faccio la terza maglia alta. Una catenella di separazione, è veramente molto semplice a questo punto. Carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella e faccio le 3 maglie alte nella catenella, nell'archetto della catenella. 1, 2 e 3. Di nuovo. Una catenella di separazione, carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella e faccio 3 maglie alte all'interno dell'archettino. 1, 2 e 3. Di nuovo una catenella di separazione, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella, carico il filo e faccio le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella e faccio ancora 3 maglie alte. 1, 2 questo filo è molto torcigliato e 3. Di nuovo una catenella di separazione, carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella e faccio 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Di nuovo una catenella, carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella e faccio le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Siamo vicino all'angolo, vedete qua c'è l'angolo con le 3 catenelle. Adesso prima andiamo a contare i quadrettini. Sotto erano 6 e sopra nel giro seguente sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi andremo ad aumentare con questa lavorazione di un quadrettino ogni giro. Catenella di separazione. Qui c'è l'angolo, carico il filo, la stessa lavorazione che abbiamo fatto sotto la facciamo dentro a queste 3 catenelle. Quindi entro nelle catenelle, faccio una maglia alta, 2 la seconda maglia alta, terza maglia alta, 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carico il filo, entro di nuovo nello stesso arco e faccio le altre 3 maglie alte. 1 e questo è l'angolo, 2 e 3.
una catenella di separazione e ricomincio a lavorare i miei quadretti nelle catenelle, quindi salto le 3 maglie alte, vado nella catenella e continuo la lavorazione in questo modo. 2, 3, catenella di separazione, di nuovo salto le maglie alte, vado nella catenella, 3 maglie alte nella catenella. Ecco, lavorate così tutto il giro facendo i 4 angoli. Ci vediamo poi alla fine del giro. Vedete, si è formato già l'angolino. Siamo alla fine del giro, facciamo l'ultimo angolo insieme perché, come vi ho detto prima, siamo partiti dal lato. Quindi questo è l'ultimo angolo. Faccio la catenella di separazione, entro, carico il filo, entro nelle 3 catenelle, faccio una maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, altre 3 maglie alte nello stesso arco, 1, 2 e 3. Siamo alla fine del giro, come vi ho fatto vedere prima. Vado a chiudere il giro con la maglia bassa, quindi entro nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e chiudo con una maglia bassa. E adesso ripetiamo lo stesso identico giro che abbiamo fatto adesso. Vi faccio vedere l'inizio. Vedete l'arco dove ho chiuso con la maglia bassa, entro con l'uncinetto, esco e con una maglia bassa, vedete, e faccio 2 catenelle. Tutto questo sostituisce la prima maglia alta. Carico il filo, vado a fare altre 2 maglie alte all'interno di questa catenella, di questo archetto. Vedete? Ecco qua. Una catenella, carico il filo e riprendo, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella e faccio le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e di nuovo carico il filo, vado nello spazio di una catenella e faccio 3 maglie alte. Sto ripetendo esattamente lo stesso giro precedente. Saranno uguali anche gli angoli ed è tutto praticamente andando avanti così. Dovete ripetere fino ad arrivare alla vostra larghezza del seno il secondo giro, quindi ripeterlo uno sopra l'altro. Quindi più facile di così. E poi mi piace, poi adesso ho fatto a tinta unita, però perché ho usato questo punto semplice? Perché il filato, essendo multicolor, non richiede una lavorazione che poi non si vedrebbe. Quindi con questo punto, adesso lo chiudiamo, arriviamo alla larghezza del nostro seno. Ecco, ora andiamo a lavorare direttamente sulla nostra maglia. Vedete, qua c'è il diritto, lo prendiamo in questo senso. Io ho raggiunto 40 che mi servivano, 12 giri nel mio caso della mia misura, vado a chiuderlo in questo modo. Vedete, non abbiamo misurato prima lo scalfo, andiamo a vedere cos'è di scalfo. Allora, il mio scalfo è 19,20, quindi va più che bene, anzi dopo andremo anche un po' a stringere la manica, faremo un po' una manichina un po' particolare. Allora, adesso andiamo ad unire le due parti. Se volete magari non sbagliarvi del tutto, potete mettere i marcapunti. Vedete, allora, qui dove c'è l'angolo, dove abbiamo le 3 catenelle che ci sono solo negli angoli, mettiamo il marcapunto. Ok, sì, non è difficile da riconoscere perché comunque gira e ci sono, vedi anche sotto, ci sono solo lì le 3 catenelle, negli altri posti ce n'è una.
quindi si nota benissimo. Comunque per se qualcuno vuole mettere lo stesso i marcapunti, può mettere i marcapunti negli angolini. Qua c'è l'altro e il quarto lo mettiamo sotto l'angolino, ecco. Allora adesso cosa facciamo? Giriamo il lavoro così con lo scollo di qua, andiamo a cercare il nostro filo qua dove avevamo chiuso, che io ho chiuso con la catenella, invece dobbiamo chiudere, vedete, con la maglia bassa. Ecco qua. E cominciamo, qua è sul dritto, a lavorare il solito motivo. Quindi mi alzo con altre 2 catenelle, maglia bassa e catenelle sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nel mio spazio, vado a fare il mio solito motivo, quindi vado a fare le altre 2 maglie alte. Ok, una catenella, carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella, nell'archettino e faccio le mie 3 maglie alte. Una, vedete che questo filo è un pochino più grosso, 2 e 3. Una catenella di separazione, facciamo così altrimenti ci confondiamo. Ecco, carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nello spazio di una catenella e faccio le mie 3 maglie alte. Quindi la stessa lavorazione fino ad arrivare vicino all'altro marcapunti. Ecco, siamo vicino, vedete, all'altro marcapunti, faccio la catenella, lavoro l'ultimo motivo, l'ultime 3 maglie alte nella catenella, 2 e 3. Ok, qua c'è l'angolo. Allora, ora faccio la catenella di separazione. Cosa vado a fare? Carico il filo, entro nell'angolo e faccio una maglia alta. Adesso fate attenzione. Carico il filo, entro, faccio una maglia alta, chiusa a metà. Passo sul diritto tutta la mia mio scalo, la mia giromanica, vado all'altro marcapunti, prendendo sempre sul diritto. Carico il filo, entro nell'angolo dell'altro marcapunti, chiudo a metà una maglia alta, poi chiudo tutto insieme, ok? Carico il filo, entro nell'angolo, faccio la maglia alta e abbiamo unito una parte. Una catenella di separazione e vado a lavorare anche l'altro lato, quindi carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella e riparto con il mio motivo granny. 3 maglie alte nello stesso punto di base, nello stesso archetto, la catenella e così via, vado avanti come al solito fino ad arrivare dall'altra parte. Dopo vi faccio vedere anche, me la faccio rivedere l'unione anche di là. Ecco, siamo qua anche qui all'ultimo, facciamo la catenella, vedete, all'ultimo spazio prima dell'angolo, faccio le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, faccio la catenella e carico il filo, entro nell'angolo, vedete c'è il marcapunti, faccio una maglia alta, carico il filo, entro nell'angolo, chiudo a metà la maglia alta, faccio passare sul dritto tutta la mia giromanica, vado sull'altro marcapunti, carico il filo, entro nell'angolo, chiudo metà la maglia alta e poi chiudo tutto. Carico il filo, entro nell'angolo, faccio una maglia alta. Ok, siamo arrivati, vedete, alla fine, alla fine del giro.
cosa faccio? Vado a chiudere con la mia solita maglia bassa al giro, quindi entro nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e chiudo con la maglia bassa, ok? E da qui di nuovo si riparte lavorando sempre la stessa maniera, quindi entro in questo spazio subito, faccio la maglia bassa, 2 catenelle, carico il filo, altre 2 maglie alte nello stesso spazio, 1 e 2, e proseguo la lavorazione. Quindi una catenella e vado nell'altro spazio e faccio le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella, carico il filo e faccio le 3 maglie alte nello spazio. Ecco, arrivate così fino all'altro angolo che vi faccio vedere come sorpassarlo, poi dopo i giri sono tutti uguali. Ecco, siamo vicino al primo scalfo, ho fatto la catenella, vado a fare le mie 3 maglie alte qui nell'ultimo spazio, 1, 2, 3. Cosa faccio? Faccio la mia solita catenella e supero queste maglie dello scalfo e vado nello spazio seguente, tutto qua, e continuo la lavorazione. 1, 2, cioè le conto come effettivamente quello che sono 3, anche se 2 sono chiusi insieme sono 3, è come se fosse un blocchettino di 3 maglie alte, e quindi proseguo la lavorazione fino alla fine. Ecco, siamo alla fine del giro, fatto la catenella, faccio le 3 maglie alte nell'ultimo spazio, 1, 2, 3, faccio la catenella di separazione, anzi no, non va fatta qua perché siamo alla fine del giro, perché qui dobbiamo, vedete, solamente chiudere il giro, che non si vede quello cosa sotto, vedete, qui siamo allo scalfo, lo andiamo a chiudere con la maglia bassa, quindi entriamo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e chiudiamo con la maglia bassa, e da qui ricominciamo, quindi rientriamo nello stesso spazio, maglia bassa e 2 catenelle, questo sostituisce la prima maglia alta del giro, carico il filo, 2 maglie alte ancora in questo spazio per un totale di 3 e siamo di nuovo da capo col giro, una catenella e andiamo avanti ora tranquillamente, vedete, andiamo nell'altro spazio, facciamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e così via, una catenella, un attimo, e così via, altre 3 maglie nell'altro spazio, e i giri ora sono tutti uguali. Poi lo chiuderemo, vedete qua, sempre con la maglia bassa e ricominceremo da capo. Questa è la lavorazione per scendere con la magliettina. Adesso lo andiamo a vedere insieme. Ecco, qui ci diamo la forma. Ecco qui, vedete. Allora, per scendere dovete scendere con la lunghezza, lavorando sempre in questo modo a piacere. Andrà inserito un bordino massimo, non so ancora che bordino ci metterò, ma massimo saranno 5 centimetri massimo. Quindi scendete, però tenete presente che dovete calcolare nella vostra lunghezza ideale anche i 5 centimetri del bordo, a parte che anche quello è facoltativo, che andremo a farlo con il rosso, quindi andremo a fare un contrasto.
Mia figlia vuole una maglia corta. Di solito io le maglie cortine estive gliele faccio anche di 45 centimetri. Quindi calcolando il bordo io mi fermerò circa a 38 centimetri, cioè complessivamente da qui, che è la spalla, adesso io sono 22 e andrò fino a 38 centimetri e poi mi fermerò perché devo fare. Allora, io mi sono allungata, vedete, con il punto Granny fino alla lunghezza desiderata. Tenendo conto, appunto, vedete qua, ho finito una manica che questo bordino poi va applicato anche qua in fondo. Ho già fatto una manica in modo che dopo insieme andiamo a fare l'altra correttamente. E una cosa che vi volevo dire è che questo bordino qua io adesso lo inserirò insieme a voi qua nel bordo, in fondo al maglione, in fondo alla maglia, e per inserirlo poi nelle maniche il procedimento sarà lo stesso. Quindi adesso andremo a fare una piccola finitura al collo, poi andremo a fare il bordino rosso qua in fondo alla blusina e poi vi farò vedere a iniziare la manica e insomma vi spiegherò un po' come rifinire il tutto. Poi verranno applicati per chi lo desidera, vedete, andranno applicate davanti queste, adesso non so in che modo, se lo metterò così, se ne metterò una sopra l'altra, insomma comunque andranno applicate queste due mattonelle davanti, ma questa è una cosa, magari così, non lo so, è una cosa facoltativa e troverete sotto al box informazioni sotto il video troverete un link che vi manda a un altro video che vi spiegherà appunto la realizzazione di queste mattonelle, però come vi ho detto non so neanche ancora se ne metterò due, se ne metterò una, se non le metterò per niente, non lo so, vedremo come sarà quando avrò finito tutte e due le maniche e i bordini, magari sono anche di troppo. Vedremo. Niente, adesso insieme facciamo il bordino qui, la rifinitura proprio un bordino leggerissimo, una maglia bassa intorno al collo e poi inizieremo a fare il pizzo rosso. Allora, per rifinire la scollatura io andrò ad preferisco utilizzare lo stesso filato sfumato, però per chi volesse può utilizzare anche il filato rosso, come ha rifinito il pizzo dei bordi. Allora io sono sul centro dietro, inizio in un punto qualsiasi, vedete sulla catenella d'inizio, entro con l'uncinetto, faccio il nodo d'inizio, esco e comincio a fare un semplice giro di maglie basse, quindi mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa ed entro in ogni maglia disponibile per fare semplicemente una maglia bassa di finitura. Tengo magari stretto un pochettino il filo perché magari per chi ha la mano larga può anche ridurre di un uncinetto, tipo io sto usando il 3, prendere un 2,5 in modo di fare una finitura sostenuta. Vedete, io semplicemente sto entrando in ogni catenella disponibile e faccio un giro di maglie basse semplice. Quando arriverò negli angoli, la catenella dove abbiamo fatto le due maglie nello stesso punto di base, la saltiamo e passiamo all'altra, così gli diamo un po' più di forma, vedete? E dove c'erano gli angoli abbiamo fatto in una catenella, avevamo fatto due maglie alte nello stesso punto, quelle le saltiamo e passiamo alle altre. Ecco, andiamo avanti tutto intorno alla scollatura in questo modo semplicemente. Quando arriviamo qui alla fine del giro, chiudiamo il giro con la mezza maglia bassa e chiudendola nella prima maglia bassa del giro. E questo è il bordino. Siamo sul bordo qui in fondo della maglia, sono sul diritto e dobbiamo adesso contare i nostri motivi totali che abbiamo. Ogni motivo sono 4 maglie, 3 maglie alte e una catenella. Dobbiamo andare adesso a calcolare un multiplo di 10, quindi
andiamo a contare tutti i nostri quadratini, che equivalgono a 4 maglie con la catenella. Allora, nel mio caso io ho 38 motivi, cioè 38 di questi del punto Granny, no? Allora 38 per 4, perché sono 3 maglie più la catenella, no? 4 maglie ogni motivo, sono 152. Il nostro bordo è divisibile per 10, quindi io andrò a fare 2 diminuzioni sul bordo della maglia, in modo che risulti 150 divisibile per 10, mi dà 15 motivi. Quindi adesso noi partiamo con il filo rosso. Spero che avete capito il sistema, però se per esempio, adesso io non so la vostra taglia, cosa vi ritrovate di quadratini, il vostro totale fosse 158, facciamo 2 aumenti e andiamo a 160, non andiamo a togliere 2, dipende, ecco, se quello che c'è di meno in eccesso o in meno, o lo togliamo o lo andiamo a aggiungere. Invece poi per le maniche vi spiego. Allora, facciamo il nodo d'inizio, entriamo in una qualsiasi maglia, vedete, con l'uncinetto, usciamo con il nodo, il filo, e cominciamo a lavorare un giro di maglie alte. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo e comincio a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta e una maglia alta sulla catenella di separazione del motivo qua, e questo è un motivo 4. Quindi proseguiamo con la nostra lavorazione dritto su dritto, perché stiamo col top down, si lavora sempre sul diritto, e proseguiamo. Io avendo solamente 2 diminuzioni da fare, le andrò a fare sui fianchi, quindi una da una parte e una dall'altra. Allora, per chi deve fare la diminuzione andrà a lavorare in questo modo, e adesso vi faccio vedere, andiamo a farla sul motivo, qua facciamo la maglia alta. Allora, per la diminuzione andrà a lavorare 2 maglie insieme, quindi entrerà, carico il filo, entro in una maglia, chiudo metà la maglia alta, carico il filo, entro nella successiva, chiudo metà la maglia e chiudo tutti insieme. Il giro seguente risulterà non 2 ma una catenella. Per chi invece dovesse fare degli aumenti, si vanno a lavorare 2 maglie alte nello stesso punto di base, quindi carico il filo, entro nella maglia, faccio una maglia alta, carico il filo, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, e questo è un aumento. Quindi regolatevi un po' voi. Quindi adesso io proseguo tutto il giro, vado a fare le 2 diminuzioni, una per lato, e poi ci troviamo qui per continuare il nostro pizzo. Siamo alla fine del primo giro del bordo, e vado a chiudere, vedete, nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa. Allora adesso iniziamo il secondo giro del bordo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 3 di separazione, in totale 6. Carico il filo, entro nello stesso punto di base e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, salto 3 maglie di base, 1 2 3, nella quarta vado a fare maglia bassa, nella seguente maglia bassa, nella seguente la terza maglia bassa. Due catenelle di separazione, carico il filo, salto 3 maglie di base, 1 2 3, nella quarta vado a fare il punto V che abbiamo appena fatto prima, quindi una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base.
2 catenelle di separazione, salto delle maglie di base, 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa, nella seguente maglia bassa, nella seguente maglia bassa. Abbiamo già ripetuto 2 volte il motivo, ve lo faccio vedere un'altra volta. 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 nella quarta, vado a fare il punto V, quindi nella stessa maglia di base vado a fare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Due catenelle di separazione, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta vado a fare la maglia bassa, nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa, 3 maglie basse, e ricomincio ancora con le 2 catenelle, carico il filo, salto 3 maglie di base, vado a fare il punto V nella quarta, quindi proseguite con questo metodo tutto il giro. Ci vediamo alla fine per continuare. Siamo alla fine del secondo giro del bordo, faccio le ultime 2 catenelle, salto 1, 2, 3 le ultime 3 maglie di base e vado a chiudermi nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con la mezza maglia bassa. Ora facciamo il terzo giro del motivo del bordino. Allora entriamo, vedete qua siamo sul punto V, entriamo e usciamo con una maglia bassa. Facciamo 2 catenelle, questo sostituisce la prima maglia alta, carico il filo, entro nell'arco, vado a fare in totale 7 maglie alte in ogni punto V, quindi questa la contiamo come seconda, la terza, quarta, quinta, sesta e settima, quindi 7 maglie alte all'interno del punto V. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado sulle maglie basse, erano 3, vado a fare una maglia bassa nella centrale, quindi la seconda, faccio la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado ancora nel punto V, quindi salto questo archetto, vado nel punto V e faccio 7 maglie alte, stiamo già ripetendo la lavorazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Di nuovo, ve la faccio vedere un'altra volta. 2 catenelle di separazione, vado sulle queste 3 piccole maglie basse, nella quella centrale, nella seconda vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto questo arco, vado nel punto V e faccio le 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E di nuovo ripeto 2 catenelle, la maglia bassa sulla seconda maglia bassa sottostante, via così, e finisco tutto il giro. Ci vediamo alla fine per fare l'ultimo poi giro del bordo. Siamo alla fine del giro, vado a fare 2 catenelle e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora andiamo a fare l'ultimo giro del bordino, semplicissimo. Allora facciamo una catenella, entriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4, siamo sul ventaglietto, salto una maglia, vado sulla terza e faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 2, 3 e 4, salto una maglia di base, vado sulla quinta,
e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di 4, scusate, catenelle di separazione, salto una maglia di base e vado sulla settima e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado sulla prima maglia alta del ventaglietto seguente, la prima, e faccio la maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 2 3 4, stiamo già ripetendo il motivo, salto la seconda, vado sulla terza e faccio una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 3 4, salto la maglia seguente, vado sulla quinta e faccio la maglia bassa, 4 catenelle di separazione, salto la maglia, vado sulla settima e faccio la maglia bassa. Ora ve lo faccio vedere di nuovo, ultima volta, 2 catenelle di separazione, vado sulla maglia bassa sottostante e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, vado sul ventaglietto prossimo nella prima maglia alta e faccio una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 2 3 4, salto la seconda, vado sulla terza e faccio la maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 1 2 3 e 4, salto una maglia, vado sulla quinta e faccio la maglia bassa, 4 catenelle di separazione, salto la maglia di base, vado sulla settima del ventaglio e faccio la maglia bassa, e di nuovo ripeto 2 catenelle, la maglia bassa, 2 catenelle e così via. Questo è l'ultimo giro del bordino, guardate che carino. E quando arrivate qua alla fine del giro, che c'è la maglia bassa di inizio giro, andate a chiudervi, vi chiudete con una mezza maglia bassa qui nella maglia bassa. Bene. Ecco, allora, ora che abbiamo finito il bordo, vedete, vi faccio vedere a fare la manica. Io una l'ho già fatta, adesso ve la faccio vedere bene, guardate che meraviglia. Ho fatto una manica a farfalla. Allora andremo a fare, adesso vi farò vedere a fare l'altra, inserire il primo giro sul top down, che sarà formato da praticamente il doppio dei quadratini che abbiamo sul top down. Vi farò vedere come fare. Dopo di questo giro, vedete, andremo avanti, qui ci sono gli aumenti, 1 2 3 4 5 giri totali di punto granny. Comunque adesso cominciamo, prendiamo il cotone. Volevo dire che ho deciso di applicare, vedete, questo bellissimo rosone granny qui circa al centro, vedete qua c'è la scollatura al centro della maglia, messo in questo modo. Vedete? Quindi il tutorial di questo rosone lo trovate già sul mio canale, se andate a dare un'occhiata è vicino, insomma, il tutorial sarà vicino il tutorial di questa maglia, oppure potete andare sotto al video nel box informazioni e troverete il link che vi manda direttamente a questo tutorial per fare questa rosa, questo rosone, se volete applicarlo, che questa è una cosa a piacere. Quindi questo discorso l'abbiamo già detto. Adesso andiamo a prendere, vedete, la manica, partiamo dal dietro vicino allo scalfo, andiamo a lavorare diritto su diritto, questo è il diritto della maglia, prendiamo il nostro nodo di inizio, vedete qua, ecco, facciamo il nodo, entriamo in una maglia qualsiasi vicino. Allora ora partiamo praticamente non dalla catenella ma direttamente sulla seconda maglia, vedete, delle 3 maglie alte insieme nello stesso punto di base. Quindi andiamo nella seconda,
nel centro, quindi, e usciamo con il nodo d'inizio. Ok, maglia, e facciamo 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nello stesso di base e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi la seconda e la terza. Una catenella di separazione. Ora entriamo nella catenella dopo, dove c'è lo spazio, quindi carico il filo e vado a fare le 3 maglie alte nello stesso spazio. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, come abbiamo fatto già l'aumento, carico il filo, vado nell'altro gruppetto di 3 maglie alte, nella seconda, quella centrale, e faccio le 3 maglie alte nello stesso punto di base, quindi 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nello spazio seguente di una catenella e faccio le 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nel gruppetto, vedete, di 3 maglie alte successive, nella seconda, la centrale, faccio le 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, siamo allo scalfo. Adesso vi faccio vedere come fare sullo scalfo. Allora, carico il filo, qui avevamo, vedete, c'è il marcapunti, vedete, questo spazio, andiamo in questo spazio e facciamo le 3 maglie alte nello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, qui vedete abbiamo l'altro marcapunti, nella parte centrale andiamo a ricavare ancora un gruppetto di 3, vedete, di 3 maglie alte, in questo modo. La prima, vedete, la mettiamo vicino al marcapunti, che qui c'è, vedete, ci sono le 2 maglie alte, tra le 2 maglie alte, e chiudiamo a metà la maglia alta. Carico il filo, qui abbiamo, vedete, un forellino proprio nel centro del sottoscella e chiudiamo a metà la seconda. Carico il filo, vedete, qui abbiamo le 2 maglie alte, entriamo tra una e l'altra e chiudiamo a metà e chiudiamo tutto insieme. Una catenella di separazione, carico il filo, entro in questo spazio dove c'è il marcapunti e faccio le mie 3 maglie alte, una nello stesso punto di base, la seconda nello stesso punto di base, la terza. Una catenella di separazione, sorpasso il marcapunti, vado nelle 3 maglie, subito nelle 3 maglie alte successive, in quella centrale, la seconda, e faccio le mie 3 maglie alte. Una catenella di separazione, vado nella catenella, nello spazio, e faccio le 3 maglie alte. Quindi continuate il giro fino alla fine facendo le catenelle di separazione tra una catenella di separazione tra ogni gruppetto e l'altro, e facendo 3 maglie alte nella maglia centrale del gruppetto sottostante e 3 maglie alte nello spazio, perché in questo modo si raddoppia proprio completamente la misura della nostra manica. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, andiamo a fare l'ultimo gruppetto qua nello spazio, 1, 2
e 3. Ok, vado a chiudermi adesso nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con la maglia bassa, perché riprendiamo adesso il granny normale. Quindi come prima, come abbiamo fatto fino adesso, chiudiamo con la maglia bassa. Ora riprendiamo a lavorare il granny normale su questi però motivi esistenti. Quindi rientro come abbiamo sempre fatto, faccio la maglia bassa e 2 catenelle e le altre 2 maglie alte nello spazio, nello stesso spazio, e questo è l'inizio del giro, come sempre, come abbiamo fatto fino adesso. E cominciamo a lavorare normalmente adesso il granny senza più aumentare di quadratini, quindi una catenella, salto le 3 maglie alte, vado nella catenella successiva e faccio le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, salto le 3 maglie, vado nella catenella, carico il filo nella catenella successiva e faccio le 3 maglie alte, 2, 3, la catenella, carico il filo, salto le 3 maglie e vado nella catenella successiva. Ecco, siamo allo scalfo, vedete qua c'è quel gruppetto di maglie alte che avevamo chiuso insieme, carichiamo il filo, entriamo nello spazio prima, vedete, c'è il vicino marcapunti sotto, facciamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, la catenella di separazione, sorpassiamo le 3 maglie chiuse insieme, carico il filo, andiamo nella catenella dopo, quindi non cambia niente, e proseguiamo il nostro giro col punto granny classico, ok, fino alla fine del giro. Quando saremo qua alla fine del giro facciamo la stessa cosa, chiudiamo con la maglia bassa e cominciamo il nostro granny. Allora c'è da fare un giro che è il primo con gli aumenti più 4 di granny classico, quindi 5 giri completi. Poi staccate il filo, vi faccio vedere adesso meglio la manichina di qua, vedete io ho fatto 5 giri completi. Poi cosa ho fatto? Ho fatto la stessa cosa che ho fatto sul bordo della maglia, la stessa tecnica, la stessa tecnica. Quindi sono andata a contare tutte le maglie che avevo, più la catenella logicamente, come ho fatto su in fondo, e ho visto se era divisibile per 10 oppure ho aggiunto o diminuito, dipende appunto come vi ho spiegato prima, se siete più vicino a un decimale o l'altro, o aumentate o diminuite, o se siete a metà potete fare, se siete a metà vi consiglio di aumentare perché questa è una maglia, se per esempio ne avete 115, adesso non so, per dire un esempio, fate 120, fate 5 aumenti perché questa è una manica campana, quindi deve allargarsi. E quindi andate a lavorare il bordo come abbiamo già fatto sul fondo. Quando fate l'altra manica state attenta di avere, quando avete fatto il primo giro con gli aumenti, contate i motivi, no? I gruppettini, perché devono essere uguali. A volte si può anche fare un errore nell'aumentare, magari ci si dimentica un aumento, e quindi per avere le maniche uguali vi consiglio di fare il primo giro degli aumenti e poi contare tutti i motivetti di 3, quanti motivetti di 3 maglie alte avete. Bene, spero di essere stata chiara anche in questo progettino, è molto carino, vi dico, una maglietta la potete fare anche molto più lunga, anche un abitino, come volete. Adesso mia figlia voleva un completino salsero perché balla la salsa con il marito, e quindi ho fatto una cosetta di questo genere, però questa è una magliettina normale, classicissima, che si può fare anche lunga sotto i fianchi, in vita anche larga e lunga, come volete. Io sto facendo il tutorial anche della sua gonna,
per fare un bellissimo completino salsero. Quindi se vi è piaciuto questo progetto iscrivetevi al canale, che a brevissimo ci sarà anche il tutorial della sua gonna, una questione proprio di un giorno o due. Io vi ringrazio tanto e ho tanti altri progetti in arrivo, pian piano faremo delle belle cosette anche quest'estate. Ora ho un abito da un abito molto particolare, vittoriano, che è fatto in una misto merino piuttosto sottile da lavorare col 3, una cosa primaverile che però si può fare anche in cotone, e sarà veramente un progetto molto particolare da portare foderato naturalmente. E mi raccomando, iscrivetevi perché sta arrivando veramente un abito che è un po', insomma, veramente fuori dai canoni. Io vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine del video, vi saluto tanto, vi abbraccio. Ciao ragazzi, alla prossima!